Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Prima di andare in vacanza, una quindicina di giorni, penso che saranno 1/2 prima di andare in vacanzuccia, e poi riprenderemo con i primi di settembre, un po' prima. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche, cioè i nuovi video che verranno postati su questo canale. Vi anticipo che arriverà sul canale il Zhiyun XS, il gimbal 2 assi, ovviamente restate connessi. Oltre a questo vi porterò anche uno dei microfoni secondo me più belli wireless che esistono nel mondo, l'Arc M1, che è arrivato ora e poi arriverà. Infatti mi sto microfonando con questo, sperando che vada tutto bene, perché l'ho tirato fuori dalla scatola e poi l'ho connesso, quindi mi metto a posto a terra, perché arriveranno poi ovviamente più in là, quando li avrò provati bene. E anche il come vedete qua, e lui è qua, il Zhiyun, non è Smooth ma è Zhiyun XS, Smooth XS. Quindi adesso andiamo a vedere cosa c'è in questi due pacchettini, perché poi faremo ovviamente qualche sperimentino, come al solito ragazzi, come al solito. Ok, come anticipato, cosa abbiamo in questi due pacchettini? In questi due pacchettini abbiamo un accessorio che ho messo su Instagram e su Facebook, nessuno ha indovinato cos'era, che riguarda diciamo, il posizionamento degli obiettivi sui nostri smartphone, perché vola, perché c'è il vento, perché i ventilatori non sono fuori, non sono su una barca, quindi perché c'è il vento, perché c'è il ventilatore, ragazzi, non si può stare. E vi faccio vedere subito da vicino cosa è questo accessorino qua. Questo accessorino, che sembra così insignificante, in realtà è un accessorio per posizionare correttamente, meglio di tante molle, obiettivi da 17-37 mm sui nostri smartphone, perché ha la possibilità di, vedete, variare la sua posizione in base a dove è la lente. Quindi adesso ovviamente la andremo a posizionare sullo smartphone, perché dobbiamo vedere ovviamente come agisce, come si posiziona. Oltre a questa funzione ovviamente abbiamo anche la vite da 1/4 di pollice per posizionare sul cavalletto, e questo faremo ovviamente. Il secondo accessorio invece è un comunissimo ma bello telecomando Bluetooth, sia per fotocamera che per ovviamente smartphone. Eccolo qua, lo tiriamo fuori, vedete, io l'ho già diciamo agganciato diciamo alla catena, allo spaghetto che ha, al filetto che ci mette intorno al collo per strozzarvi, e poi c'è il pulsantino solito che per ovviamente azionare lo scatto del nostro smartphone. Si accoppia come tutti i telecomandi, molto carino, perché ovviamente è piccolo, e poi ve lo potete mettere al collo così, vedete, ok? Mette al collo così, e poi andate in giro a scattare per il mondo. Quindi molto carini, questo accessorio è molto carino, ma questo qua no, non ve lo faccio vedere perché lo sapete come funziona. Ah, aspettate che è andato per terra il moschettone, perché potete anche mettere un moschettone per praticamente metterlo alla cintura. Eccolo qua, il moschettino. Il moschettino è un moschettino normale, un moschettone, vedete, con che si apre e si mette alla cintura. Molto simpatico questo accessorio, molto simpatico, perché ci sempre bisogno di un telecomando, e poi lo accoppieremo ovviamente con l'ultimo accessorio V-Log che ho fatto vedere. Ma adesso andiamo a posizionare questo, ovviamente questo accessorio, e vediamo di mettere anche gli obiettivi. Allora ragazzi, io ovviamente vi faccio vedere questo accessorio sull'iPhone 7, perché? Perché chi ha un iPhone 11, 12, 13 se ne frega di questo tutorial molto probabilmente, oppure no, questo non lo so, perché sapete, io sono sempre dell'idea che chi di noi ha anche un smartphone un po' più vecchiotto, non è vero che non può fare nulla, siamo sempre lì, cioè, ribatto sempre questo concetto. Quindi l'iPhone 7 è ancora valido anche come fotografia e come video, quindi andiamo a applicare gli obiettivi, che sono due grandangolari, uno della Apexel e un altro della Dream Grip. Questi ho, quindi non ho portato il macro, peccato, ma questi ho, ma tanto per farvi vedere la facilità con cui si
può posizionare. Ovviamente si può mettere anche su altri smartphone, che sapete che le macro, il Tele 2, magari potete utilizzare anche sui smartphone tipo dall'11 in poi o i Samsung superiori all'S10 o quello che sia, o una pellicolina nelle mani. Bene, andiamo a vedere come si posiziona questo accessorio. Allora, semplicemente si va a mettere ovviamente questa vite da 1/4 di pollice, ok, deve risultare sotto, ok, sotto, quindi cosa faccio? La fotocamera ce l'ho qua e faccio così, semplicemente, tac, così, come tutti i grip che utilizziamo. Poi, vedete, posso mollare la vite e andare a posizionare la mia lente, ok? Quindi è molto facile il suo posizionamento, perché poi tra l'altro abbiamo questi due giochi, abbiamo questo gioco qua, ok? E ovviamente può anche girare, quindi possiamo posizionare il nostro grip, diciamo il nostro portalente dove vogliamo. Ovviamente dobbiamo centrare la lente e poi chiudere, ok? Chiudere la vite una volta centrata la lente. Non ci resta che andare a posizionare le lenti. Utilizzerò le due lentine che mi sono portato dietro, non ho portato nient'altro, della Dream Grip grandangolo e della Apex grandangolo da 170. Per posizionarle meglio mettere sul piano il nostro smartphone, così la avvitiamo più semplicemente. Prendo quella dell'Apex, ci tolgo già la copertura perché sennò poi mi si stara tutto, e vado a posizionare il tutto qui sopra. Vedete così com'è bello, girare, lo giri bini bini, ok, e sei a posto. È centrato? Sì. Andiamo a fare una prova dalla finestra che mi sembra più bello perché qua è un disastro. Ecco ragazzi, questo è il grandangolo, ok? Scusate la tremarella delle mani, ma mi tremano le mani, sono vecchietto. Guardate qua, cosa ne dite? Il grandangolo dell'Apex l'applicato su questo accessorio. Ora, nello stesso modo, ovviamente lo appoggiamo sempre qui, andiamo a svitare questo, ci mettiamo quello della Dream Grip. Sempre sul piano ragazzi, mi raccomando, perché è più facile, ok? Ovviamente agire. Togliamo il tappino, togliamo il tappone, perché la Dream Grip ha le gomme molto molto aderenti, perché ovviamente per proteggere le lenti. Bene, stappo tutto, andiamo qua e avvitiamo anche questo, vedete così, ok? Così. Bene, parto di nuovo per la tangenziale, la tangente, per andare a fare una ripresa con sempre l'iPhone 7. Ok, questo vedete è invece il Dream Grip, come grandangolo, ok? Vedete come si grippa bene su questo grip. Bene, detto questo, io vi invito a condividere il video con i vostri amici se vi è piaciuto, ovviamente, e poi iscrivervi al canale, azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Vi ricordo che, passate questa quindicina di giorni, non so se arriverà un altro video, però questo ovviamente c'è, arriverà sul canale il video tutorial, speriamo presto, del XS Smooth, perché lo proverò ovviamente in vacanza, e anche dell'Arc M1, microfoni adatti a noi creator. Che parole, cazzo, creator, mamma mia. Con questo vi saluto, vi auguro una buona estate. Se non ci vediamo più prima, diciamo dell'andare in vacanza, ci rivedremo sicuramente fine agosto o primi di settembre. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!